Amici del pallone sotto la mole, non so cosa dirvi davvero. Cioè, trovate voi le parole. È veramente, veramente difficile commentare quello che è successo oggi allo Stadium. Veramente difficile. Innanzitutto, per fortuna, perché siamo arrivati a questo, dover dire questo. Quest'anno, in questa stagione, non affronteremo più il Monza. Perché a questo punto è meglio affrontare i Manchester, il Real Madrid, il Paris Saint-Germain, piuttosto che il Monza. 3 partite, 2 di campionato, una di Coppa Italia, nelle quali in campionato 0 punti. In Coppa Italia abbiamo passato il turno, sì, certo è vero, ma ci hanno fatto veramente soffrire. Stiamo parlando del Monza, prima volta in Serie A. Ora, provare ad analizzare questa gara per quello che si può fare. Per quello che riguarda il primo tempo è stato qualcosa di veramente inguardabile, non siamo scesi in campo. Le partite io sono fortemente convinto che le si possa anche perdere, ma si devono giocare, cosa che nel primo tempo non è stato fatto, gli è stato regalato tutto. Se io penso ai nostri avversari, penso che chi doveva costruire la manovra erano Rovella e Caprari. Tra parentesi, complimenti a chi ha deciso che Rovella non serviva alla causa ed è stato mandato ancora in prestito. Noi avevamo a centrocampo Fagioli e Paredes. Ora, per quello che riguarda Fagioli, ha giocato solo un tempo ed è stato inguardabile come tutta la squadra. Però se penso che il suo referente era Paredes, diventa difficile poter costruire una manovra, poter fare delle trame di gioco con un compagno di squadra del genere. Perché quello che abbiamo visto da Paredes mi sembra che per l'ennesima volta, e qui si ritorna a precedenti diretti nelle quali io vi dicevo, non so cosa farmene. Io non so cosa farmene di un giocatore che ogni 3 palloni ne sbaglia 2. Non conosco i parametri perché questo prestito con diritto diventa obbligo, perché sono sempre cose difficili in base a prestazioni, assist, gol, minuti che giocano e così via. Spero che non sia confermato, spero che non si arrivi al punto che debba essere confermato, perché ribadisco, non so cosa farmene di un giocatore del genere. Non è la prima volta che noi tifosi ci troviamo costretti a dire la nostra squadra regala perennemente un tempo ai nostri avversari, ma c'è una differenza rispetto al passato, agli ultimi anni, che erano gli stessi interpreti che entravano in campo, che sapevano ribaltare la situazione, cominciare a giocare, non fare gli spettatori passivi, ma cominciare a giocare. Adesso no. Se vediamo la gara di oggi, l'allenatore Allegri ha dovuto cambiare, ha completamente rivoluzionato la squadra nel secondo tempo. Oltre al citato Paredes è uscito anche Kostic. Kostic è un lontano parente del giocatore fantastico che abbiamo ammirato nella parte premondiale. Però dove mi vorrei soffermare è su questo, che nelle 8 gare vinte precedentemente, eccezion fatta per le partite contro l'Inter e contro la Lazio, non sono state gare da archiviare, da mettere, da ricordare, da mettere in bacheca.
No, erano partite che contavano i 3 punti e noi quelli li avevamo presi. Però si era dato spazio ai giovani, si era visto l'esordio di Solé, si era visto dare spazio a gente come Miretti, oltre che Fagioli, oltre che Ealing Junior. Nel momento che sono rientrati quelli che dovrebbero fare veramente la differenza, cioè le cosiddette prime donne, la Juventus nelle ultime 3 partite di campionato ha incassato 10 gol. 10 gol. Nelle altre 8 0, adesso 10. Non condivido le parole dell'allenatore quando dice adesso dobbiamo pensare alla salvezza. No, posso capire che siano dettate dalla situazione, dal fatto che a caldo si dicono anche cose che non si pensano. Io rimango fortemente convinto, come detto nell'ultima diretta, che quei 15 punti ci verranno restituiti. Però ha poco senso e poca funzionalità che quei punti ci verranno restituiti, ma da qui ai prossimi 2 mesi noi perdiamo diversi punti, perdiamo diverse partite, non ci servono poi a niente, non ci servono poi a niente. Quindi ci deve essere un cambio di passo, ci deve essere una svolta vera questa volta. È inutile, sì, ha ragione Allegri quando dice chi non se la sente non deve giocare. Perfetto, e allora facciamo giocare chi se la sente, facciamo giocare anche quei giocatori che almeno l'agonismo lo mettono, almeno la voglia di giocare ce l'hanno. Non c'è confronto tra la partita, i 45 minuti di Paredes e i 45 minuti di Solé, ma anche Ealing Junior, pur entrando e non avendo fatto cose eclatanti, cose da ricordare, la sua prestazione è decisamente migliore a quella di Kostic. Kostic non è in forma in questo momento e quindi se non è in forma, lascialo fuori. L'ultimo quarto d'ora e diventa difficile trovare le parole nel momento che hanno terminati i cambi, poi con l'infortunio di Milik c'era poco da fare. Ma non è importante quello, è importante vedere uno spirito diverso, cosa che non si è visto, cosa che non si è vista. Questa è la cosa grave, questa è la cosa grave. Il portiere sì, ha fatto delle buone prestazioni, ma se noi analizziamo la partita, siamo partiti con i 3 dietro, poi sono diventati 4, davanti abbiamo avuto prima una punta, poi 2, poi 3, cioè tutti gli schemi che si studiano nei corsi di Coverciano sono stati utilizzati, ma non è cambiato nulla. Cioè noi dobbiamo veramente ripartire, non si può dire nulla, noi siamo stati uniti, coesi tra società, squadra e tifosi. I tifosi presenti allo stadio hanno sostenuto la squadra fino alla fine, fino all'ultimo secondo, quindi da quel punto di vista non si può dire nulla. Però serve un cambio di passo, un cambio di rotta da parte di tutti, È difficile, ripeto, è difficile commentare cose del genere, prestazioni del genere. Io oggi ero straconvinto della vittoria della Juventus, anche soffrendo, anche magari non giocando bene, ma ero straconvinto della vittoria della Juve. Al punto da dire che avrei voluto affrontare con voi un tema societario che mi è particolarmente a cuore, ma che in maniera onesta e sincera vi dico, non me la sento di commentarlo adesso, lo farò prossimamente, vi chiedo scusa.
Io voglio vedere un altro tipo di squadra, voglio vedere altri tipi di giocatori, non questi, non questi. Poi è ora di finirla di pensare, presentare giocatori che dicono, che si dice, ah, questo viene dal Barcellona, riferito a gente come Arthur, questo viene dal Paris Saint-Germain, riferito a gente come Paredes. Ma cosa facevano al Paris Saint-Germain e al Barcellona? Giocavano o facevano parte del gruppo? Perché prendere giocatori solo perché fanno parte del gruppo non ha senso. Non ne vedo l'utilizzo, non ne vedo la finalità, non vedo nulla. Paredes un mese e mezzo fa ha vinto il trofeo più ambito di un calciatore, il mondiale, il mondiale. Eppure vederlo giocare fa rabbia, cioè chi è che l'ha voluto? A cosa ci serve? Cosa ce ne facciamo di Paredes? Adesso abbiamo perso McKennie perché per motivi di bilancio, perché non era utile ai fini della squadra, per tutte le ragioni di questo mondo. Qualche giornalista l'aveva persino definito, per poi ricredersi, l'erede di Davids, vabbè. Ma meglio vedere McKennie che vedere gente come Paredes, non lo so, non lo so. E non è la prima volta che ci troviamo a commentare certe prestazioni e certi giocatori, non è la prima volta. Quindi se si vuole veramente svoltare, si deve svoltare in maniera diversa, in maniera più seria, perché altrimenti è la fine di tutto. Io oggi avrei voluto affrontare con voi un tema societario che mi sta particolarmente a cuore, che però io vi chiedo scusa, ma non me la sento di affrontarlo oggi. Quindi ne parleremo prossimamente in un'altra diretta perché oggi c'è da leccarsi le ferite. Io avevo detto commentare la debacle che c'è stata al Maradona è persino facile perché contro una squadra che in questo momento è in forma, è fortissima, che ha fatto sta facendo uno splendido campionato, che ha fatto un girone di Champions eccezionale, perdi 5-1, dici non puoi essere così brutto per essere vero, ma se poi fai partite come Juventus Monza, tutto quello che è stato detto prima te lo devi rimangiare, perché è tutto in discussione, rimane tutto in discussione. Noi tifosi siamo stanchi di far ridere i nostri avversari, i nostri anti-juventini, siamo veramente stanchi. Quindi io mi auguro che ci sia una svolta già a cominciare dalla Coppa Italia che affronteremo giovedì contro la Lazio. Mi auguro che ci sia una svolta vera, questa volta vera. Avevo pronosticato le prossime 5 partite contro Monza, Salernitana, Fiorentina, Spezia, Torino, mi sembra questo sia l'ordine, devono essere 15 punti. Abbiamo cominciato benissimo, veramente abbiamo cominciato benissimo. Di questo passo non so come ne usciremo, non so veramente come ne usciremo. Queste sono sconfitte che fanno veramente male, perché di quella al Maradona la puoi superare. Quando perdi con il Monza in questo modo, no. Quando perdi in questo modo non ce la fai. Meno male che non affrontiamo più il Monza. Siamo arrivati a questo, siamo arrivati a sostenere questo. Quindi che si mettano pure una mano sulla coscienza i calciatori, la squadra, perché di questo passo rischiano di perdere quello che è in questo momento più prezioso, il sostegno della tifoseria. Il sostegno della tifoseria, ragazzi. Questo è. Comunque,
speriamo bene nelle prossime volte. Continuate a seguirci, continuate a iscrivervi e forza Juve fino alla fine. Speriamo. Ciao.